Assolutamente. Ecco un'espansione del tuo video, mantenendo lo stesso stile, tono e formato, puntando a raggiungere le 1600 parole. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore e che, so, interessa anche a molti di voi. Oggi ci immergeremo nel mondo di Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due figure amatissime nel panorama televisivo turco e non solo. Ma non ci limiteremo a celebrare il loro talento e la loro bellezza. Andremo a scavare più a fondo, esplorando voci, pettegolezzi e, soprattutto, la ricerca di verità e rispetto che sento di dover portare avanti. Sì, perché dietro le luci della ribalta, dietro i sorrisi perfetti sui red carpet, ci sono persone vere, con sentimenti veri, che meritano il nostro rispetto e la nostra comprensione. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Mi farebbe un immenso piacere avervi nella mia community e condividere con voi tutte le mie passioni. Bene, ora possiamo iniziare. Neslihan Atagul e Burak Özçivit. Due nomi che evocano immediatamente immagini di bellezza, talento e successo. Entrambi hanno conquistato il pubblico con le loro interpretazioni intense e appassionate in serie televisive che hanno fatto il giro del mondo. Chi non ricorda Kara Sevda, la serie che ha consacrato Neslihan come una delle attrici più talentuose della sua generazione? E chi non è rimasto affascinato dal carisma e dalla presenza scenica di Burak in Muhteşem Yüzyıl, Çalku e, ovviamente, Kara Sevda? Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, il successo porta con sé anche una dose di invidia, maldicenze e pettegolezzi. Negli ultimi tempi, ho notato un aumento di voci e speculazioni, spesso infondate e irrispettose, che riguardano sia Neslihan che Burak. Si insinuano dubbi sulle loro relazioni, si inventano storie di rivalità, si commenta in modo inappropriato la loro vita privata. E questo, a mio avviso, è inaccettabile. Io credo fermamente che ogni individuo, a prescindere dalla sua professione o dalla sua notorietà, abbia diritto al rispetto della propria privacy e della propria dignità. Non possiamo permetterci di alimentare un clima di odio e pettegolezzo basato su supposizioni e invenzioni. Dobbiamo sforzarci di essere più consapevoli e responsabili nel modo in cui consumiamo le notizie e nel modo in cui interagiamo con i personaggi pubblici. Parliamo di Neslihan Atagul. Un'attrice di straordinario talento, una donna forte e indipendente. Ho sempre ammirato la sua capacità di immergersi completamente nei suoi personaggi, di trasmettere emozioni intense e di dare vita a storie coinvolgenti. Ma, al di là del suo talento artistico, apprezzo soprattutto la sua autenticità e la sua integrità. Neslihan non ha mai avuto paura di mostrare la sua vera essenza, di esprimere le sue opinioni e di difendere i suoi valori. E questo, a mio avviso, la rende un esempio da seguire. Negli ultimi tempi, però, ho notato un aumento di commenti negativi e critiche ingiustificate nei suoi confronti. Si mettono in discussione le sue scelte professionali, si giudica il suo aspetto fisico, si insinuano dubbi sulla sua relazione con il marito, Kadir Dulu. E tutto questo è profondamente ingiusto. Neslihan è una persona che lavora duramente, che si impegna al massimo in tutto ciò che fa e che merita il nostro rispetto e il nostro sostegno. Passiamo ora a Burak Özçivit, un attore di grande talento, un uomo affascinante e carismatico. Burak ha conquistato il pubblico con la sua versatilità e la sua capacità di interpretare ruoli diversi con grande intensità. Ho sempre ammirato la sua dedizione al lavoro, la sua professionalità e la sua umiltà. Burak è un attore che non si è mai montato la testa, che ha sempre mantenuto i piedi per terra e che si è sempre dimostrato grato per il successo che ha raggiunto. Anche nel caso di Burak, però, ho notato un aumento di voci e speculazioni infondate. Si parla di presunte rivalità con altri attori, si inventano storie di flirt e tradimenti, si mette in discussione la sua vita privata. E tutto questo è altrettanto ingiusto. Burak è un padre di famiglia amorevole, un marito devoto e un professionista serio e rispettato. Merita di essere trattato con rispetto e dignità. Io credo che sia importante ricordare che i personaggi pubblici sono innanzitutto persone. Persone con sentimenti, emozioni, sogni e paure. Non possiamo trattarli come oggetti da gossip, come carne da macello per i media. Dobbiamo sforzarci di essere più umani, più empatici e più rispettosi. Io voglio rispetto.
Rispetto per Neslihan Atagul, rispetto per Burak Oshivit, rispetto per tutti i personaggi pubblici che si mettono in gioco e che condividono il loro talento con il mondo. Voglio la verità. Verità sui loro progetti, verità sulle loro passioni, verità sulla loro vita. Non voglio più sentire parlare di pettegolezzi infondati, di voci maligne, di speculazioni irrispettose. Io credo che sia nostro dovere come spettatori e come fan esigere rispetto e verità. Dobbiamo smettere di alimentare un sistema che si basa sul gossip e sulla maldicenza e dobbiamo iniziare a sostenere un sistema che promuova il rispetto, la dignità e la verità. E per concludere, voglio ribadire ancora una volta il mio sostegno a Neslihan Atagul e Burak Oshivit. Spero che questo video possa contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del rispetto e della verità e che possa incoraggiare tutti noi a essere più consapevoli e responsabili nel modo in cui interagiamo con il mondo dello spettacolo. Quindi, ricapitolando brevemente, abbiamo parlato di Neslihan Atagul e Burak Oshivit, del loro talento, del loro successo e, soprattutto, della necessità di rispettare la loro privacy e la loro dignità. Abbiamo esplorato le voci e i pettegolezzi che circolano sul loro conto e abbiamo sottolineato l'importanza di esigere verità e rispetto da parte dei media e del pubblico. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia spinto a riflettere su questo importante argomento. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e i vostri pensieri. E, come sempre, vi invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a continuare a creare contenuti di qualità. Un abbraccio grande e a presto con il prossimo video. Asterisco espansione. Circa 800 parole in più asterisco. Ma fermiamoci un attimo a riflettere. Perché accade tutto questo? Perché siamo così inclini a giudicare e a spettegolare sulle vite degli altri, soprattutto se si tratta di persone famose? Penso che ci siano diversi fattori in gioco. Innanzitutto, c'è un elemento di invidia. Vediamo Neslihan e Burak, belli, ricchi, famosi e pensiamo, perché loro sì e io no? Questo può portare a un senso di risentimento che si traduce in commenti negativi e critiche ingiustificate. Poi c'è la questione della distanza. Ci sentiamo autorizzati a giudicare i personaggi pubblici perché li vediamo solo attraverso uno schermo, attraverso le immagini patinate delle riviste e dei social media. Non li conosciamo realmente, non sappiamo cosa c'è dietro i sorrisi e le pose perfette. Questo crea una sorta di illusione di familiarità che ci fa sentire in diritto di esprimere opinioni e giudizi senza tenere conto della loro umanità. E infine, c'è il ruolo dei media. Molti giornali e siti web si basano sul gossip e sui pettegolezzi per attirare l'attenzione e aumentare le vendite. Non si preoccupano della verità o del rispetto per le persone coinvolte, ma solo di generare scandalo e sensazionalismo. Questo crea un circolo vizioso in cui i pettegolezzi si diffondono rapidamente e diventano difficili da contrastare. Ma cosa possiamo fare noi per cambiare questa situazione? Innanzitutto, dobbiamo essere più consapevoli di come consumiamo le notizie. Dobbiamo imparare a distinguere tra informazioni verificate e pettegolezzi infondati. Dobbiamo diffidare dei titoli sensazionalistici e delle fonti non attendibili. Poi, dobbiamo essere più responsabili nel modo in cui interagiamo con i personaggi pubblici sui social media. Prima di lasciare un commento negativo o un giudizio affrettato, dovremmo chiederci: come mi sentirei se fossi io a ricevere questo commento? Dovremmo sforzarci di essere più gentili, più empatici e più rispettosi. Inoltre, dovremmo sostenere i media che promuovono il rispetto e la verità. Dovremmo premiare i giornalisti che si impegnano a fornire informazioni accurate e imparziali. Dovremmo boicottare i giornali e i siti web che si basano sul gossip e sulla maldicenza. Tornando a Neslihan e Burak, vorrei sottolineare ancora una volta la loro professionalità e il loro talento. Neslihan ha dimostrato di essere una delle attrici più versatili e talentuose della sua generazione, interpretando ruoli diversi con grande intensità e passione. Ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza, ma soprattutto con la sua bravura e la sua autenticità. Ricordo ancora la sua interpretazione in Kara Sevda, dove ha dato vita a un personaggio complesso e tormentato con una profondità emotiva incredibile. Ho ammirato la sua capacità di trasmettere le gioie e i dolori del suo personaggio in modo così autentico e coinvolgente. E che dire di Burak? Un attore di grande carisma e talento, capace di interpretare ruoli diversi con grande naturalezza e intensità.
Lo abbiamo visto in Mutesem YZYL, dove ha interpretato il ruolo di Bali Bey con una presenza scenica incredibile. Lo abbiamo visto in Chalku, dove ha dato vita a un personaggio romantico e appassionato. E lo abbiamo visto, ovviamente, in Kara Sevda, dove ha dimostrato ancora una volta il suo talent. E la sua versatilità. Burak è un attore che si impegna al massimo in tutto ciò che fa, che studia a fondo i suoi personaggi e che si dedica anima e corpo al suo lavoro. È un esempio di professionalità e dedizione che merita il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Ma, come ho detto all'inizio, dietro le luci della ribalta ci sono persone vere, con sentimenti veri. Neslihan e Burak sono persone come noi, con le loro gioie, i loro dolori, le loro paure e i loro sogni. Non possiamo dimenticarlo e non possiamo permetterci di trattarli come oggetti da gossip. Dobbiamo sforzarci di essere più umani, più empatici e più rispettosi. Dobbiamo ricordare che le parole hanno un peso e che possono ferire. Dobbiamo smettere di alimentare un sistema che si basa sul gossip e sulla maldicenza e dobbiamo iniziare a sostenere un sistema che promuova il rispetto, la dignità e la verità. E per concludere, voglio lanciare un appello a tutti voi che mi state guardando. Siate consapevoli, siate responsabili, siate rispettosi. Non alimentate il gossip, non diffondete voci infondate, non giudicate le persone senza conoscerle. Siate parte del cambiamento, siate parte della soluzione. Sostenete Neslihan Atagul e Burak Oshivit, sostenete tutti i personaggi pubblici che si mettono in gioco e che condividono il loro talento con il mondo. Dimostrate loro che apprezzate il loro lavoro e che rispettate la loro umanità. Grazie ancora per avermi ascoltato. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia spinto a riflettere su questo importante argomento. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto con le vostre opinioni e i vostri pensieri. E, come sempre, vi invito a mettere mi piace a questo video, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi motiva a continuare a creare contenuti di qualità. Un abbraccio grande e a presto con il prossimo video. E ricordate, rispetto e verità, sempre.